Ciao e bentornato sul canale. Il progetto di questa settimana ha un'impostazione leggermente diversa dalla classica impostazione del video che vediamo ogni settimana. Infatti, per meglio rendere idea del progetto che sto realizzando in questo periodo, ho deciso di valermi dell'utilizzo di SketchUp, software che utilizzo per realizzare la progettazione, per spiegare il tipo di progetto che sto realizzando in questa settimana. Quello che stiamo vedendo è praticamente la struttura di base di quello che sarà il mio banco fresa, corredato con il suo sistema di sollevamento, video che ho realizzato un po' di tempo fa, e se lo sei perso te lo metto o tra le schede o sotto in descrizione. Quello che stiamo vedendo adesso è parte del progetto realizzato. Diciamo che è la struttura portante in cui sono stati inseriti, al posto dei tradizionali cassetti dotati di guide a trazione totale, ho preferito utilizzare i classici cestelli a rete dell'IKEA, che comunque ho già utilizzato all'interno del mio laboratorio. È mia opinione che comunque questo tipo di cestello ha un buon rapporto prezzo-prestazioni. Questo cestello comunque è dotato anche di un sistema di trattenimento del cestello, in modo da evitare che una estrazione involontaria o un po' più energica possa estrarre quindi ha un sistema di stop, possa estrarre il cestello stesso e far cadere il materiale contenuto a terra. Bene, adesso parliamo un po' più nel dettaglio del progetto stesso, iniziando dal materiale utilizzato. È un multistrato di pioppo da 15 mm e le misure e adesso andiamo a vedere le misure con cui ho realizzato il progetto stesso. Le andiamo a quotare. Il primo pannello ha una altezza di 900 mm per 600, la stessa cosa ha la stessa dimensione, ovviamente ce l'ha anche il pannello gemello. Per quanto concerne la base invece, che ha comunque una larghezza di 600 mm per rispettare le dimensioni, ha invece una larghezza di 570 mm, in quanto la base stessa è inserita all'interno di due fianchetti. Per rinforzare la struttura e per evitare che la stessa abbia un movimento oscillatorio, ho inserito sia un rinforzo centrale avendo le stesse misure della base, e sia dei traversini posti sia sulla sommità del pannello stesso e sia come rinforzo al pannello centrale, sempre allo scopo di evitare il movimento ondulatorio del manufatto stesso. Per quanto concerne le misure di questi traversini, hanno ovviamente una lunghezza di qui hanno ovviamente andiamolo a quotare da quest'altro lato. Cancelliamo questo, annulliamo questo. Hanno una lunghezza di 570 mm e una larghezza, in questo caso, di 50 mm. Lo spessore, lo è sempre di 15 mm. Quindi tutti e tre i traversini hanno una misura di 570 mm per una larghezza di 50 mm. A questo punto, come ho detto precedentemente, ho provveduto a inserire i cestelli che con un piccolo accorgimento si incastrano alla perfezione all'interno della struttura. Infine ho provveduto a inserire sul fondo delle ruote, e questo è per quanto concerne la realizzazione della prima parte del progetto. La seconda parte del progetto vedrà la realizzazione dell'anta anteriore che chiuderà il mobiletto e il posizionamento del fondo che
MDF da 4 mm e vedrà la realizzazione del piano di appoggio. In questa parte del video mostro come andare a montare le guide per i cestelli dell'IKEA. Come possiamo vedere, per avere una distanza come Dima alcuni blocchetti di multistrato bloccati con un piccolo morsetto, e poi con l'ausilio del martello vado a battere su alcuni pernetti che sono presenti sul retro della guida stessa, in modo da segnare il multistrato per poi andare a praticare dei fori sui punti che sono stati segnati con questi colpi di martello. Dopo aver marcato i punti da forare con il trapano, come abbiamo visto dall'immagine, praticamente posizionando prima la guida sul legno, in quanto la guida stessa ha questi pernetti che permettono di segnare la posizione, andando a darci un colpo di martello sopra. Una volta che abbiamo segnato la posizione precisa, foriamo e poi dopo, sempre con il martello, lo andiamo a incastrare. Non mi resta altro da fare che fare un foro sulla parte superiore, un foro nella parte centrale e un foro nella parte finale. Sono dei fori di invito, in quanto poi vado a fissarci le viti che escono a corredo. Una volta che abbiamo fissato le guide sul mobiletto, vanno fissati in questi fori, questi ferma corsa, che vanno posizionati in questo modo. Questo è il lato superiore e inferiore. L'installazione è molto semplice, ci sono degli incastri che vanno inseriti all'interno di questi fori, in questo modo. Questo è la parte posteriore, che va posizionato in questo modo sotto e va pressato. Una volta che si sono installati le due blocca corsa, si vanno a inserire queste altre due fine corsa sui binari, in modo da evitare che il cassetto venga accidentalmente estratto completamente, facendo così rovinare a terra il contenuto. Posizionare questi fine corsa all'interno della guida del cassetto è molto semplice. Vediamo che nella guida del cassetto sono presenti questi fori e questi intaglio. Posizionare il fine corsa è semplicissimo, è sufficiente infilare il fine corsa stesso all'interno e fare un po' di pressione, che si installa automaticamente. Bene, siamo giunti alla fine della prima parte di questo progetto, che ha come oggetto la realizzazione di un banco fresatrice completa di sistema di sollevamento. Nel caso in cui ti sei perso il video di questo sistema di sollevamento, ti posto il link tra le schede o sotto in descrizione. Spero che l'utilizzo del software SketchUp sia stato comunque una soluzione ottimale per spiegarti al meglio come realizzare questa parte del banco per la fresatrice. Se ti va, condividi questo video con i tuoi contatti. Se ti è piaciuto, un bel pollice in su e cosa gratuita. Se non ti sei iscritto, ti invito a farlo e a spuntare la campanellina sulla voce tutte, in modo da attivare le notifiche per ricevere l'avviso quando uscirà anche la seconda parte di questo progetto. E comunque ti ricordo, sono programmati per ogni venerdì alle ore 21. Bene, a questo punto non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, augurarti un buon fine settimana, rinviarti a venerdì prossimo per la seconda parte di questo progetto e augurarti una buona domenica. Ciao!